oltre a averci staccato tutti gli adesivi ci hanno anche tirato le piedi. Ragazzi, problema Mamma mia, il vento è veramente fortissimo anche questa mattina. Ieri non abbiamo fatto tantissima strada, credo una sessantina di chilometri di questo deserto che sembra essere infinito. Manca ancora tanta strada da percorrere a fianco della ferrovia, i treni continuano a passare inesorabili, ma noi oggi, dopo aver risolto il problema che abbiamo avuto ieri, proseguiamo e proviamo a vedere cosa ci aspetta. Prima di tutto un villaggio, dopodiché un po' di dune, a quanto pare. Vediamo. Che posto, ragazzi. Stiamo guardando un po' anche la situazione del vento. Come vedete da questa app si vede chiaramente il vento spingere in direzione opposta alla nostra. Quindi proprio seguendo più o meno l'andamento della ferrovia. Sarà forte ancora per oggi e domani, dopodiché dovrebbe iniziare ad abbassarsi. Allora ragazzi, proviamo ad uscire. C'è il vento che sembra portarci proprio via. Nicky ha acceso il camion per regolare la pressione. Che freddo, vado a mettermi la felpa. Salutiamo questo campo che ci ha ospitato per la notte. L'abbiamo scelto forzatamente perché i nostri amici hanno forato, però alla fine andava bene, come qualsiasi altro punto nel deserto. Non è che ci saremmo scelti un posto diverso. Non c'era niente. E abbiamo visto passare già il treno, quindi si può andare. Qua il vento è forte, guarda lì, cioè, guarda qua. È tosta qua. Sì, oggi è veramente tosta. Sarà dura. Sarebbe da stare fermi senza fare niente, chiusi in casa con le finestre sprangate, perché abbiamo fatto l'errore di lasciare uno spiraglino non solo dalla parte non da dove arrivava il vento, ma probabilmente il riverbero del vento ha fatto entrare un sacco di sabbia. La ferrovia dovrebbe essere lì, il treno l'abbiamo visto passare. La visibilità sarà più o meno 200 metri. Però insomma le tracce della pista non è che si vedono granché. Ha rallentato perché siamo quasi arrivati al paesino di Inal, dove sicuramente si ferma, e abbiamo visto che il treno ci ha sopracaricato un camion, un tir proprio. Non so se si vedrà con la GoPro, ma è proprio lì. Credo che sia legato con una catena dietro, non più di tanto, e ne arriva uno dall'altra parte. Che qua c'è la fermata ed è l'unico punto dove ci sono due binari. Ah, ecco perché rallenta. Che incontro fra titani, guardate. 2 camion e 2 treni. Oh, il camion ci sorpassa. Ma come? Ma c'è la pubblicità del prosciutto. Qua non si può. Questo comunque è veramente lungo. D'altronde torna su praticamente vuoto, nel senso che tutti i vagoni che trasportano il minerale sono vuoti. Insomma, ti viene da pensare a questi posti quando poi vai dal ferramenta a comprare pezzi di ferro o a farti fare dal fabbro qualche cosa. No, don't go in the middle of the city. We can take the right, if it's possible. E questo, ragazzi, è il villaggio di Inal, che tra l'altro è anche tristemente famoso, poi magari vi racconto. Lo svizzero che avevo incontrato a Marrakech mi ha detto assolutamente non passare in mezzo al villaggio perché è insabbiato sicuro. E effettivamente vedo delle belle dune.
Che posto, ragazzi, poi visto con questa atmosfera, mamma mia. Decisamente questa non si può fare, anche perché è tagliata proprio dalla nostra parte, quindi dobbiamo cercare un altro passaggio. Il problema è che là c'è la ferrovia, quindi non è che ci possiamo proprio avvicinare troppo. Sì, Miki è passato, quindi qua si fa, la sabbia non è neanche troppo soffice, sembra. Bravo! Travasiamo un po' di diesel con la sirena, ci intabarriamo per il vento e sgonfiamo un po' le gomme, perché nella sabbia dobbiamo essere più bassi. Va bene, sgonfiato abbiamo sgonfiato, non abbiamo sgonfiato proprio fino al limite, nel caso ci teniamo un piccolo margine, anche perché ci sono ancora delle pietre prima di arrivare proprio alle dune vere e proprie, e quindi è sempre un rischio sgonfiare le gomme quando ci sono le pietre. Anche lì è tutto un bilanciamento. Vedete, si alterna la sabbia alle pietre, è proprio la cosa peggiore. Sì, perché il problema è che andando con le ruote sgonfie si allarga la pancia del fianco, e questa pancia può cozzare con le pietre, che forse può essere che sia quello che è successo ieri alla gomma di Miki, ed è questo il grosso problema, perché uno potrebbe andare piano e vabbè, non avere troppi problemi, però le pietre sono sempre lì ed essendo alte cozzano proprio col fianco. E il fianco delle nostre gomme, anche se è rinforzato, comunque è sempre la parte un po' più debole, perché ha meno gomma, diciamo, meno spessore. Qua iniziano le dune, ragazzi. Probabilmente voi non vedrete perché è tutto giallo e fumoso e la GoPro non aiuta, ma ci sono veramente delle belle ondulazioni. Tra l'altro lì c'è una rotaia del treno e è veramente una roba pericolosa. Ok, siamo arrivati nel mezzo delle dune, quindi ora ci aspetta la parte un po' più complicata di questo percorso. Abbasserò ancora un pelino la pressione per essere un po' più tranquillo, ma mentre fuori il vento tira veramente fortissimo, è arrivato il momento di fare anche pranzo. Che mangiamo oggi? Dobbiamo finire le verdure che abbiamo comprato perché sennò si sciupano. E ovviamente nel deserto non si butta via niente. No. E quindi verdure che fanno tanto bene. A queste dune con questo vento la pista si perde, non c'è più nessuna traccia e quindi stiamo andando un po' ad occhio
è il passaggio migliore per fare un po' meno fatica, per far fare un po' meno fatica ai camion e trovare le dune più basse, insomma. Infatti adesso ci sono solo le tracce dello Zetros e noi le seguiamo. Simone è super impegnato, concentratissimo. Mi piacerebbe avere il cambio semiautomatico, aiuterebbe tantissimo. Guarda qua, cioè, oh, Simo, saltiamo così. Poi gli ammortizzatori lavorano, Lavorano bene? sì. Vedo lo Zetros fermo, ci hanno detto via radio che c'è sabbia profonda e quindi mi sa che si sono insabbiati. Simone è andato a vedere a piedi se hanno bisogno, perché mi sa che non riescono a fare neanche la retromarcia. Deve essere un punto veramente brutto quello. Non è stato facile? No, uscire no, perché c'è come un avvallamento e è pieno di sabbia. Come dicevamo, i cespugli ti tengono su, però ti possono anche far sprofondare all'improvviso. Non sembra, ma questa sabbia è veramente finissima. Non è fresh, cioè quello borotalco, ma quasi. Le bambene. Eccola, infatti vado in senso. Ragazzi, ma sì, ci hanno tirato i sassi. Comunque ragazzi, siamo usciti dal villaggio, anche qua è arrivata qualche pietra, poche perché erano pochi bambini. Se avessimo perso tempo sarebbero arrivati altri, temo che sarebbe successo come dall'altra parte. Oh, oh, oh. Dai che ce la fai, dai! Ci siamo! Oh! Oh! Oddio, qua c'è la Tole Ondulé prima della duna, quindi non possiamo neanche prendere la velocità. Oh! Oh! Dai, 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 Vale! Questa era da brividi, c'ho i brividi. Qui ragazzi siamo arrivati in un posto dove ci sono solo i resti di queste baracche costruite con le traversine di ferro. Sembrano scheletri di un villaggio passato. Ma erano tante qua, tutte uguali. Rimane solo un po' di tetto e basta. Cioè, praticamente sono ricoperte di stracci e pezzi di plastica.
La luce sta cambiando perché il sole si sta abbassando, forse si è calato un po' anche il vento, ma sembrano essere arrivate anche delle nuvole, non capiamo bene. Di fatto di fronte a noi la sabbia ha cambiato un po' colore, sembra un po' più rosa. Ma non mancano tanti chilometri al monolite di Ben Amira, questo spettacolo, il secondo monolite più grande del mondo dopo quello che c'è in Australia. Però sappiamo che lì non ci si può dormire, perché ci sono anche tante opere d'arte, ci sono delle sculture, quindi probabilmente per proteggere non vogliono che tu dormi lì. E quindi ci fermeremo prima con tutta probabilità e andremo a vedere questo spettacolo domani, sperando che magari ci sia anche un po' meno vento e non dovrebbe essere uguale oggi, però che magari si veda un po' meglio, insomma. Qua troviamo anche il pastore con i dromedari, ce n'è un po' di là dalla ferrovia e un po' di qua. Ma abbiamo deciso di fermarci per la notte e adesso ci accampiamo qua nel deserto. Forse abbiamo trovato il posto giusto per passare la notte. Il treno è un po' lontano, ci siamo lasciati un po' alle spalle questi villaggi, 4-5 km. Vediamo. Oggi Valentino è stato veramente bravo. Luci, tu che dici? Mamma mia, bravissimo. Buongiorno equipaggio, bentornati a bordo e bentornati qui in Mauritania lungo la pista della ferrovia. Siamo non tanto distanti dal monolite di Ben Amira, che dicono essere il secondo più grande al mondo e che oggi speriamo di vedere. C'è ancora un po' di vento. Sembra ora un po' meno rispetto a ieri, però le previsioni dicono che aumenterà. Vediamo. Intanto guardate qua fuori. Qui si può proprio dire che stiamo andando verso l'infinito e oltre. Siamo un po' distanti dalla pista, la ferrovia non riesco a percepirla, non so quanto sia distante. Credo certamente prima di quella leggera altura che è probabilmente una duna che c'è forse dall'altra parte della pista. Questo posto è veramente magnifico, un percorso certamente dal punto di vista panoramico abbastanza monotono, perché bene o male è sempre stato quello, però diciamo che la guida ha riservato del divertimento, così si può chiamare. Naturalmente questo è stato un taglio che ci consentirà, se riusciamo ad arrivare, perché ancora non è finita, ancora c'è parecchia sabbia, a Chum, dove arriva la strada che sarebbe arrivata dall'estremo sud della Mauritania praticamente. Riempiamo qualche borraccia da portarci davanti. Ragazzi, sta per passare il treno, che però è completamente scarico, ha tutti come dei flat rack, quindi si vede praticamente solo la motrice nel deserto. Va veloce, questo va veloce, trasporta solo flat rack. Stravento, ragazzi, ci dobbiamo preparare alla partenza. Oggi volevamo partire un po' prima per arrivare al Ben Amira, dubito che la luce faccia la differenza. Ho la felpa del camion, mi ho dimenticato questo. Partiamo. Anche oggi bel vento, quindi io sono pronta a proteggere almeno i capelli. Percorriamo gli ultimi chilometri che ci separano dal villaggio di Ben Amira, saranno una decina, non di più. Sarebbe stato bello vedere questo panettone spuntare da lontano, ma dubito. È alto, pensate, 600 metri. Diamo un passaggio a questo signore che non ho capito da dove è uscito, che
ha detto che lavora alla ferrovia e andrà a Zeruat, dove c'è la miniera di fatto. Oh! Ah sì. Ah, oui. Ci ha detto che ci sono ancora 10 km di sangue. Il treno è fermo qua. Zeruat, oui. Oui. C'è uno scambio fra treni. Les machines de train. Ah, il y a les passages. Adesso ci sta indicando la strada per attraversare la pista, cioè per attraversare la ferrovia e prendere la pista per la montagna. Déraillement. 64. 64? Déraillement. Guerre Mauritanie-Sahara, Polisario. Ah, c'est pour la guerra. Passato la ferrovia. Tu veux démonter? Oui. Shukran. Shukran. Oh, top. Oui, no, merci. Bene, abbiamo passato la ferrovia. In realtà il Benamira si intravede, voi non lo vedete di certo, ma è proprio qui davanti a noi. Ragazzi, qua devo ammettere che è veramente un peccato che ci sia questa foschia, perché se no da qua la vista sarebbe impressionante, perché in realtà la montagna è qua di fronte, sta apparendo piano piano. Sono due montarozzi. Questo qua di fronte a noi è veramente enorme. Ma guardate quanto è piccolo lo Zetros dietro quella montagna laggiù. Si vede ancora poco, ma si capisce la dimensione. È tutto intorno, è assolutamente piatto. Il vento sembra arrivare proprio da dietro di noi, proprio dal monolite. È veramente fortissimo. Oggi credo che forse alla fine possa essere anche più forte di ieri. Qua sono assolutamente protetto, però se vado già dall'altra parte è pazzesco, vi faccio sentire. Sognavo di avere una foto con lo zoom di questo posto. Sto camminando un casino per usare il 200 e non il 70. Non si vede più niente. Cioè adesso è pure peggiorato. Oh, un peccato, veramente un peccato. Quindi ti salutiamo, monolite o monolito. Ti salutiamo, tanto tu stai qua. Non si sposta, quindi non si sa mai che prima o poi ci si ritorni. Queste non sono dune, ma è sabbia che è praticamente fresh e quindi è proprio peggio delle dune. Qua, come ci diceva il signore prima che abbiamo accompagnato, questi vagoni sono i resti ancora della guerra con il fronte Polisario e sono rimasti qui, come vedete. Inizia la parte di dune, quindi dobbiamo sgonfiare nuovamente le gomme. Dune non erano finite per niente.
Oh, salto! Ah! Oh, guarda! Ci sono dei camion! Guarda! Sopra la ferrovia però! Oh, guardate che duna! Oh! C'è una montagna! Che panorama spaziale! Il vento è aumentato, qua davanti non si vede niente, bisogna seguire solamente la pista. La navigazione non è difficile perché la ferrovia è lì, però insomma non si vede niente, ti segui il GPS, c'è poco da fare. Dalla mappa adesso, mettendo a 10 km di zoom, si riesce a vedere Chum, dove termina questa pista e dove c'è l'asfalto che arriva da sud. Ragazzi, forse siamo usciti dalle sabbie profonde e quindi prima di entrare poi nel paese, che dovrebbe essere una decina di chilometri, gonfiamo un po' le gomme. Andiamo pericolosamente vicino alla ferrovia, molto vicino, cioè direi che ci siamo quasi su. Non deve essere bello passare di qua quando passa il treno, a parte che va abbastanza veloce, poi appunto possono partire dei pezzi di ferro e poi è successo anche che questo treno è deragliato. E più ci si avvicina al villaggio e più spazzatura c'è. Qua rimane tutta attaccata alle piante, non se ne va, tutta plastica, quindi qua sarà così per anni. Qua bisogna attraversare, guardare a destra e a sinistra per bene, perché qua se arriva il treno non si ferma, di qua puoi andare. Bene, e questo è il paesino di Chum, dove c'è l'antenna con i ponti radio e dove vediamo che arriva anche l'elettricità, ci sono i cavi dell'elettricità qua. Questo è un paese un po' più simile a quello da cui siamo partiti ormai 4 giorni fa. Pezzi di ferro in terra, questi sono recinti per le capre. Allora, questo è un albergo e non è un campeggio. Qua hanno fatto una sorta di parcheggio fuori e probabilmente si potrà stare qua davanti. Non siamo dentro il recinto, però. Ragazzi, il posto è pazzesco perché l'albergo dentro, adesso ve lo faccio vedere, tutte delle case di paglia, tutta una roba veramente fatta bene. Camera, fa foto. No, ok, fa foto. Prima abbiamo detto voglio fare la foto, poi dopo no, per uno gli ho detto no, io no. Abbiamo regalato un po' di adesivi ai bambini che volevano che gli scrivessimo i loro nomi, però io non so se li ho scritti giusti, però gli abbiamo scritti i nostri, così hanno il nostro ricordo. Merci. Shukran. ملك هوني Melek Kunli.
Ah, no, c'est pour pas, c'est ça. Non, c'est pour pas, c'est pour le travail. Et comment tu t'appelles? Je t'appelle Ahmed. Ahmed. Ahmed Swalou. Swallow. Oui. Questo è il nome che abbiamo provato a scrivere. Mohamed. Ahmed. Toi. Monsieur Sile. Hein? Toi, Allahu Akbar. Mosche. Qu'est-ce que... Ahmed. 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 Mohamed. قصر عمرك. Erzik. Hein? Chitama. Chitama. بسرعة. Video? Video. يا حرق رويس ومالك. يا حرق بيجوبو. حرق كبيرة. Ragazzi, volevo farvi vedere qua dentro. Questo è un posto particolare. Abbiamo capito che qua ci vengono diverse persone che fanno l'esperienza del viaggio in treno. D'altronde qui la ferrovia si ferma, c'è una grossa stazione, si può scendere ed eventualmente tornare indietro. Infatti qua dentro ci sono un sacco di murales. Dice che il treno è un piccolo mondo in movimento in un mondo ancora più grande. E guardate che posto, ragazzi. Qui prima abbiamo parlato velocemente con una ragazza che dice che ha fatto quell'esperienza, ha detto che è stata durissima. E ci credo. Questa è la mappa della Mauritania. Noi adesso siamo a Choum, là sopra, e si vede Zerouat, dove c'è la miniera. E qua, nel frattempo, mentre io parlavo con i bambini, eccoci qua a cucinare. E qua si mangia sempre. Cioè, com'è possibile? D'altronde, se non ti mollavo lì fuori con i bambini... Non potevi entrare, bisognava distrarli in qualche modo. Naturalmente dentro non si entra, cioè non c'è spazio. Quindi noi staremo qui. Arrivano le capre. Tornano un sacco di bambini ancora. Sono seduti qui. Hello!